Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere cosa lo spirito dell'acqua vuole che tu incarni. Allora, gli elementi sono sia corrispettivi di quello che ti abita come a livello astrologico, no? Può essere un segno d'acqua, ascendente d'acqua, avere altri pianeti in acqua, ma gli elementi sono costitutivi dell'essere umano, quindi come abbiamo fatto anche gli altri video sul fuoco e sull'aria, cosa ti chiedevano di incarnare gli spiriti del fuoco e gli spiriti dell'aria. Oggi andiamo a vedere cosa ti chiede di incarnare lo spirito dell'acqua. E quando arriva l'acqua è perché l'anima tua ha bisogno di sentire. Perché nello yoga sciamanico e nella psicologia immaginaria gli elementi sono proprio delle forze vive che ti attraversano la coscienza umana, no? E quindi con questo video c'è l'elemento acqua adesso che ti sta chiedendo qualcosa, questo spirito elementale che sta cercando di raggiungerti in questo momento e ti sta chiedendo qualcosa. Adesso andremo a vedere cosa, ma soprattutto quando è che arriva l'elemento acqua, la necessità dell'elemento acqua, quando ti è chiesto di sentire. Il regno octonio, sotterraneo, è uno dei miei regni preferiti. Non sono un segno d'acqua, ma ciò significa che significa? Che lo spirito dell'acqua fa parte di me, fa parte di te, fa parte di noi. E quindi quando abbiamo bisogno di sentire, specialmente per una persona come me che è un segno d'aria con la luna in aria, acquario, tutti i valori acquario. E allora lo spirito dell'acqua mi è molto familiare perché scendere nelle profondità per i segni d'aria non è difficile e non direi nemmeno impegnativo. È ciò che rende un segno molto più potente di quello che potrebbe essere. Essere padroni delle proprie emozioni, del proprio inconscio, no? E essere la sciamana delle emozioni, lo sciamano delle emozioni e far avere una mente illuminata. Permettere la mente illuminata solo grazie al contatto con l'acqua. E allora l'acqua arriva quando hai smesso di ascoltare il tuo mondo profondo. Forse in questo momento c'è qualcosa nel tuo mondo profondo che devi vedere. L'acqua arriva quando tratteniamo le emozioni, quando tratteniamo il pianto, tratteniamo la rabbia o temiamo la nostra vulnerabilità. Allora l'acqua ti chiede verità emotiva, ti chiede di scendere, di sentire, di attraversare. E nello yoga sciamanico il dolore non è altro che energia, è uno spirito iniziatico. Quando il dolore è molto forte, che sia psicologico sia fisico, vi dico sempre di stare lì con il maestro del dolore e parlarci. E anche per una sola frazione di secondo, se tu riesci a essere presente, si crea una diga nella mente. E le informazioni che arriveranno da quella una crepa nella diga della mente, scusami, e le informazioni che arriveranno dopo quella crepa non te le può togliere più nessuno. E crepa dopo crepa, la mente crepa. E questo è il senso. E l'acqua cosa porta? L'acqua porta la melanconia, la dolce tristezza, la nostalgia, l'eros mistico. E attraverso questo porta visioni, memorie antiche, tutto ciò che abbiamo dimenticato alla parte cosciente. E ciò che spesso, uno degli archetipi principali dei tarocchi dell'acqua è la luna, no? E spesso quell'archetipo lo chiamiamo confusione. Ma non è confusione. La mente si confonde perché la mente non può... quando si tratta di emozioni, del grande, vastissimo impero dell'anima, la mente, che è uno scriccioletto, tutto quello che non può governare, prevedere o misurare, lo giudica sbagliato, falso, malattia, male, e di conseguenza va e si confonde. Ma non è confusione, quella è l'anima che sta parlando un linguaggio dimenticato. L'acqua vuole che tu sia vera, vero, potente. Perché solo chi ha avuto il coraggio di sentire davvero diventa capace di amare davvero.
E oggi andiamo a vedere cosa ti vuole dire lo spirito dell'acqua. Vediamo. Cosa vuole che tu incarni lo spirito dell'acqua? Chiedo allo spirito dell'acqua, al mio amante mistico e agli spiriti che ci guidano. Andiamo subito al sodo. Qual è l'emozione che stai evitando in questo momento? Qual è l'emozione che stai evitando in questo momento? L'amore. Sembra paradossale, ma è così. Cavaliere di coppe. Stai evitando di darti a quelle emozioni più profonde perché hai paura. La maggior parte di voi che non fa un cammino sciamanico magari con me o un cammino profondamente radicato e radicale, no? Un cammino empirico a livello spirituale. O semplicemente anche chi lo fa, abbiamo tutti un karma differente, quindi non è facile darsi alle emozioni più profonde perché la mente vuole controllare, come ti ho appena detto, no? E quindi cerca di anestetizzare l'emozione, distraendosi, dando una giustificazione mentale. E questo. Il Cavaliere di Coppe si dà a qualsiasi emozione. Che sia una persona a darti quell'emozione come veicolo del divino, che sia un evento, la stessa cosa. Stai evitando di darti ad alcune cose magari, non a tutto, ad alcune emozioni, ad alcuni eventi. Lo so che non è facile fare la pacificazione dell'immagine perturbata, magari quando abbiamo delle immagini terrifiche del nostro passato, del nostro vissuto, non è facile dire ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Lo so che è difficilissimo a volte. E però là sta il gol. Là sta il gol. Di base è questo. Poi, nelle altre sfumature, quello che stai evitando qua potrebbe essere anche la tenerezza, quel lasciarsi andare a livello emotivo. Quello che stai evitando è anche la vulnerabilità affettiva, il sentirti vulnerabile, l'esprimerti vulnerabile. Stai evitando anche il bisogno di essere vista nel cuore, o visto nel cuore, per paura ci proteggiamo. E per alcuni di voi stai evitando anche la possibilità di aprirti a un sentimento nuovo. Cioè, questo Cavaliere di Coppe è un invito. E proprio per questo a volte lo evitiamo, perché se lo ascoltiamo davvero questo Cavaliere di Coppe ti muove veramente, ti porta verso qualcuno, ti porta verso qualcosa. Quindi in chiave sciamanica è come se l'acqua ti dicesse in questo momento: non tanto stai evitando il dolore, allora, anche se a tratti sì, ma stai evitando di sentire quello che ami. E questo è molto sottile, perché amare significa esporsi. Con il Cavaliere di Coppe sento che l'emozione evitata non è tanto proprio la ferita o una ferita, ma quello che l'emozione evitata è proprio un movimento del cuore che chiede di essere seguito. Tu lo stai sentendo quel movimento. Questo movimento ti sta chiedendo di essere seguito, ma è come se lo stessi un po' evitando. Perché io credo che una parte di te teme proprio questo, cioè tornare a sentire troppo, tornare a desiderare, tornare a lasciarsi andare. E in chiave immaginale la carta è bellissima perché è il messaggero dell'anima, è
è il portatore di inviti emotivi, è il movimento verso l'altro. Quindi l'acqua qui non sta proteggendo, non sta proteggendo dal dolore, sta proteggendo dalla profondità del sentire. Sì. Qual è il messaggio nascosto nel dolore? Qual è il messaggio nascosto nel dolore? Qual è il messaggio nascosto nel dolore? Il dolore. Qua c'è il 5 di coppe. Guardate, già stiamo parlando dello spirito dell'acqua e iniziano a uscire le coppe, no? È meraviglioso questo. Il messaggio nascosto nel dolore, il 5 di coppe, la paura di soffrire di nuovo, di sentirsi abbandonati. Ho paura a darmi, altrimenti mi abbandonano. Ho paura a desiderare davvero qualsiasi cosa, altrimenti poi vengo delusa o vengo di nuovo deluso. E qua c'è la necessità di allearsi alla dolce tristezza, alla dolce malinconia, cioè come noi ci nutriamo di acqua, di sole, di ossigeno, di alimenti vivi. L'anima si nutre di un solo alimento che ha tante sfumature, si chiama pathos, si chiama dramma. Cioè non è il dramma in senso negativo come lo intende la mente razionale, il dramma greco, di poesia, pathos, emozioni sotterranee. Quello è il nutrimento dell'anima e in questo momento storico l'anima è affamatissima perché si è tutti chiusi nella gabbia dell'io, affamatissima l'anima. È come se il tuo sguardo emotivo si fosse fissato su ciò che non c'è più. Cioè è la carta del cuore che sta imparando a elaborare una mancanza. Cioè il messaggio nascosto qua non è sei abbandonato o abbandonata, è molto più sottile. Hai imparato a guardare il vuoto invece. Cioè, allora, il vuoto è la condizione imprescindibile affinché si possano creare tutte le infinite possibilità, no? Tutto è vacuità, vuoto. Allora, il 5 di coppe ti insegna che solo nel vuoto, cioè alleandoti, cioè solo facendo il vuoto e nel vuoto tu puoi creare. Quando si fa il vuoto? Quando ci si allea alle emozioni più sotterranee. Devi lasciare fare il loro corso. Quindi nel linguaggio sciamanico questa è proprio un'emozione iniziatica molto potente, perché il dolore qua diventa proprio la soglia, la grande soglia della trasformazione. Ma il 5 di coppe, sì, c'è la paura dell'abbandono, la paura di soffrire, la paura di aprirsi e perdere di nuovo, ma il 5 di coppe ti mostra questo, ti mostra questa paura e la trasforma. Perché dietro le coppe rovesciate qui, no, ci sono due coppe in piedi ancora. Quindi è vivo ancora, la cosa è ancora viva, è ancora possibile. Quindi il messaggio nascosto è questo: non tutto è finito come credi, non tutto il tuo amore è stato sprecato, non tutta la tua sensibilità è stata tradita. Cioè, una parte di te è fortemente adesso capace di sentire e ricevere come mai fino ad ora, proprio perché hai sperimentato la perdita. Qui il dolore, cioè, porta un messaggio molto, molto profondo. Io vedo che qua tu hai imparato a proteggerti concentrandoti su ciò che è andato perduto. Ma l'acqua ti mostra che non tutto è scomparso. C'è una vita emotiva pulsante dentro di te, anche se fai fatica a vederla. E in chiave immaginale questa carta è importantissima perché il dolore non è il nemico dell'amore. È la sua forma quando l'amore non è stato ancora integrato. Cioè è tutto amore. Tutto viene dal mito di amore e psiche, vi ricordate? L'ho spiegato bene nel video La mente, che cos'è la mente, no? Tutto è amore. Allora, quando noi riusciamo a darci alle emozioni più sotterranee, sperimentiamo il Dio amore che c'è dall'altra parte del velo che ti fa arrivare quell'emozione affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti legati all'amore stesso grazie a queste emozioni profonde. Però ti devi alleare per non ripetere gli stessi cicli in automatismo, no? Quindi
Questa carta mi dice della capacità tua di tornare a sentire senza fuggire dal sentire stesso, quando è molto forte, perché la mente giudica negativo, male o malattia quando l'energia è molto forte, giudicandola dolore, ok? E questo ci è stato insegnato nell'infanzia. Quando avviene la formazione del secondo chakra, che non è che avviene nell'infanzia la formazione del secondo chakra, è quando iniziamo a essere educastrati e ci dicono quell'emozione è sbagliata, quella è giusta, quella la devi sentire, quella non la devi sentire. E quella che non la devi sentire viene giudicata male, malattia, dolore, e se la giudichi male ti fa male. Il dolore è pura forza, pura energia. Ok? Vediamo terza carta, la trasformazione emotiva in atto, qual è? La trasformazione emotiva in atto, qual è? Se non mi mettevano la papessa, guarda, te la mettevo io qua. La trasformazione emotiva in atto, la papessa. Qua sta arrivando un sapere antico, il risveglio spirituale. La papessa è colei che detiene la conoscenza iniziatica, quindi a livello di trasformazione emotiva in atto. La papessa, grazie alle emozioni che vive, trascrive i suoi segreti esoterici, cioè le verità esoteriche, la conoscenza iniziatica. Mi parla moltissimo del fatto che il sentire qua, la profondità, l'emozione non è più solo vissuto, ma è proprio osservato dall'interno, no? Perché dopo il Cavaliere di Coppe, il desiderio emotivo che si muove, e il dolore della mancanza, la papessa arriva qua come una sorta di soglia iniziatica e ti dice non tutto ciò che senti deve essere immediatamente espresso o agito, perché alcune emozioni devono essere attraversate nel silenzio interiore. L'opera alchemica. E questa è una grande maturazione dello spirito dell'acqua, perché in chiave immaginale la papessa è proprio il grembo emotivo, è la memoria dell'anima, è quella sensibilità che diventa intuizione profonda. Quindi qua la trasformazione emotiva in atto è questa. Da emozione vissuta in modo reattivo a emozione contemplata e compresa nel suo linguaggio simbolico. Che cos'è il linguaggio simbolico dell'emozione? Quando arriva la rabbia, la tristezza, la melanconia, è uno spirito, questo è il linguaggio simbolico. E quindi la trasfigurazione dei valori del codice narrativo morale ai valori del codice narrativo naturale, dai miti sociali ai miti naturali, gli unici a cui ci dobbiamo ricongiungere per forza o sì per realizzare la gioia. Quindi qua vedo una trasformazione potentissima, perché le emozioni non stanno solo chiedendo di essere riconosciute, ma stanno chiedendo proprio, stanno diventando uno spazio interiore di ascolto, perché la papessa parla di un'acqua che si interiorizza, delle emozioni che si interiorizzano, che diventano intuizioni grazie a questa interiorizzazione, a questo dialogo che hai con gli spiriti delle emozioni. Diventa intuizione, diventa silenzio fertile, diventa consapevolezza. E qua c'è anche la guarigione della paura di abbandono che emergeva prima, perché la papessa dice anche nel silenzio non sei perso. È una forma di ritorno alla fiducia interiore. Questa non è chiusura emotiva, è proprio la trasformazione del sentire, dell'emozione, in pieno potere di saggezza. E questo è il percorso che state facendo, che stai facendo, ed è veramente bellissimo. Wow. Che cosa vuole essere guarito nel tuo cuore veramente? Che cosa vuole essere guarito nel tuo cuore veramente? La gioia, ragazzi miei ragazzi, la gioia, il 9 di coppe, cosa vuole essere guarito nel tuo cuore veramente il 9 di coppe?
La gioia di provare piacere in ogni secondo, in ogni istante della tua vita. Il piacere di essere vivo. Vuole essere guarito nel tuo cuore il piacere di essere vivo. Quando un bambino è piccolo, appunto il bambino piccolo, ha il piacere di essere vivo. Cioè, qua è una cosa esistenziale, profondissima. Beh, d'altronde siamo nel Kali Yuga, che cosa ci aspettavamo? E allora è la gioia dell'essere vivo, dell'esistenza, del farsi un abbraccio, del farsi le coccole, del darsi amore, quella gioia che ti viene da dentro, il cosiddetto piacere immoto, al di là degli eventi esterni, no? Quel provare piacere emotivo per essere vivo al di là delle circostanze. Sai che mi viene profondamente anche, questo ve l'ho spiegato forse nel video Magia Pratica 4, dove parlo del karma positivo, karma negativo. Non mi sto ricordando, non mi sto ricordando perché ne abbiamo fatti tanti di magia pratica. Vi ho detto che nei testi antichi si racconta di come le anime fanno a gara per arrivare sulla terra, perché sulla terra solo sulla terra si raggiunge il nirvana, che è l'illuminazione, il mondo di mezzo, cioè tutte le anime fanno a gara per arrivare sulla terra. Vi ho raccontato anche degli spiriti dei preta, no? Che sono quelle anime che si incarnano anche per brevi periodi sulla terra, che poi vengono definite dalla medicina come aborti, ok? Sono perché hanno necessità di avere poi un buon karma per incarnarsi e quindi se non vengono sulla terra per attraversare la grande soglia, l'attraversamento della grande soglia, vita, morte, morte, vita, brucia tantissimo karma e quindi ci sono gli spiriti che fanno a gara per arrivare sulla terra, cioè il ricordo di quanto tu ti sei affannato per tornare sulla terra. Questo 9 di coppa è proprio il desiderio di pienezza che ha smesso di essere creduto possibile. Hai smesso di credere che la pienezza fosse possibile. Cioè, cioè la ferita qua non è non ho abbastanza, la ferita qua è non mi permetto davvero di sentirmi appagato, pieno e vivo dentro. Quindi il 9 di coppe chiede di guarire la gioia che non si fida della gioia, il piacere che si trattiene per paura, la felicità che aspetta sempre qualcosa di esterno per essere valida. E qua c'è anche il senso di colpa, no? Che viene dalle origini, dal mito, da Minosse, questo ve l'ho raccontato nel video Magia Pratica 7, forse anche sul podcast La Mente. Il senso di colpa che ha l'uomo, il senso di colpa che abbiamo tutti, tutta l'umanità, è di aver rotto l'equilibrio primevo uomo-natura, cioè di non affidarci a ciò che accade, agli eventi, no? Di restituire il toro bianco, come Minosse a Poseidone. Restituire il toro bianco significa affidarsi agli eventi, altrimenti gli dei ti asfaltano uno dopo l'altro e questo ti permette di avere sempre più potere e gioia. Di conseguenza, quel senso di colpa lì è atavico in ogni essere umano. È da lì che viene il nostro senso di colpa. E allora, quando proviamo piacere o stiamo contenti e felici, a un certo punto ci arriva un senso di colpa perché siamo felici, oppure ci impediamo di provare piacere perché abbiamo un senso di colpa atavico sotto. Chi più, chi meno, nasciamo tutti così, chi più, chi meno. Perché poi lo dobbiamo evolvere, no? Dobbiamo riscoprire l'interezza e ristabilire l'equilibrio primevo tutti i giorni, cioè l'affidarsi agli dei, agli eventi. E quindi è proprio il diritto di sentirsi bene senza colpa. Ricordati che tu non puoi aiutare nessuno, eh, puoi soltanto aiutare te stessa per aiutare l'altro o te stesso. Cioè, come fa un albero ad aiutare tutti? Fiorendo. Come fai tu ad aiutare qualcuno? Fiorendo tu a portare questa gioia qui.
è un po' come lo spirito dell'acqua ti sta dicendo che tu hai imparato a desiderare, ma non hai imparato a ricevere pienamente, perché c'è il senso di colpa atavico. E quindi qua il cuore è come se ti si proteggesse dalla felicità. Qui vedo che ciò che vuole essere guarito è proprio la capacità di sentire la vita come qualcosa ehm, di bello, di buono, anche senza condizioni perfette. Perché la perfezione non esiste, la bellezza della vita è imperfetta. Ti ricordi il video Wabi Sabi? Quindi il 9 di coppe qua parla di un piacere dell'essere tuo che non dipende da ciò che accade fuori, ma dalla possibilità di abitare il tuo sentire senza paura. E solo, ragazzi miei, ragazzi, ve lo spiego ormai da anni, solo se senti le emozioni forti, se piangi, se ridi forte, vivila fino in fondo, riesci a sperimentare gioie inaudite. Cioè più stai nell'emozione che la mente giudica negativa, con consapevolezza, parli col dolore, più riesci a sperimentare gioie inaudite e non ti senti in colpa, perché nel momento in cui tu ti affidi alle emozioni più ctonie, sotterranee, stai facendo quello che Minosse doveva fare con Poseidone, stai restituendo il toro bianco, ti stai affidando alle emozioni più difficili. Allora quelle ti daranno la forza per sperimentare gioie inesauribili. Mi spiego? E quello ti permette di concederti fino in fondo nelle gioie. Come sopra, così sotto, come dentro, così fuori. Vediamo dove ti conduce questa apertura emotiva. Dove ti conduce questa apertura emotiva? A portare le cose in asse, in equilibrio, c'è il 2 denari, la carta dell'equilibrio, e la danza tra i mondi, visibile e invisibile. Invisibile, emozioni sotterranee, emozioni molto forti, visibile, ciò che si proietta all'esterno, e la danza. Cioè non possiamo proiettare il nostro sguardo tutto su un aspetto che è quello del visibile, come la nostra società vuole farci, ci preme a fare, no? Tutti i valori solari, i valori dell'esaltazione, i valori della forza, i valori dell'impegno, i valori tutti i valori solari, quando si denigrano completamente i valori lunari, dolce tristezza, dolce malinconia. E allora è normale che quando una persona si concentra solo sui valori solari, performanti, esaltazione, forza, determinazione, coraggio, è normale che a un certo punto l'invisibile quando arriva, cioè le emozioni più sotterranee ti asfaltano. Quindi dove ti conduce questa apertura emotiva? Finalmente all'equilibrio, è la danza tra i due mondi. Non so se l'hai fatto, sì, migliaia di voi l'avete fatto, però la danza del piacere. Il 2 dei denari è proprio una danza, è la danza del piacere, l'equilibrio tra visibile e invisibile, visibile e invisibile. Valori lunari, valori solari, valori lunari, valori solari, valori solari, valori lunari. È proprio la danza qui. Sai mettere proprio in equilibrio la leggerezza e la profondità, il quotidiano e l'abisso emotivo, il sorriso e la vulnerabilità, la presenza e il movimento interno. È proprio la circolazione tra i due mondi senza perdere te stessa o te stesso. Cioè, in questa chiave qui, in chiave sciamanica, questa carta è bellissima e sottile, ti dice che la persona, cioè tu non scappi più dall'emozione, ma non ti chiudi nemmeno nella forma, cioè stai in mezzo, stai danzando. Cioè, io qua vedo un processo di integrazione emotiva molto vivo. Il 2 denari mi dice proprio di nuovo, ribadisco, di una danza interiore tra ciò che senti nel profondo e ciò che mostri nella vita quotidiana. Non si tratta più di scegliere tra emozione e stabilità o tra emozione e performance. Si tratta di imparare a farle convivere. Quindi questo 2 denari è proprio un adattamento continuo del cuore alla vita quotidiana, mentre le cose evolvono, la vita cambia. Sì. Caspita, questa è una delle stese più profonde comunque, vabbè, mi manca ancora quella della terra, però c'è più... è perché quando si tratta di emozioni non poteva essere altrimenti.
Qual è lo spirito, il messaggio dello spirito dell'acqua? Qual è il messaggio dello spirito dell'acqua per te adesso? Gioisci, leggerezza, 3 di coppe. Lo spirito dell'acqua vuole che tu gioisci, che tu sia leggera, leggero, non appesantita dal rapporto vittimistico che puoi avere con le tue emozioni, che sono gli dei. Il 3 di coppe mi parla di gioia, di festa, di allegria, di condivisione. Cioè, il 3 di coppe mi parla di una gioia straordinaria che lo spirito dell'acqua ha in serbo per te. Questa è una promessa. La leggerezza, la vera leggerezza che ti dà quella gioia del piacere in moto è possibile soltanto quando tu cavalchi le tue profondità. Cavalcare le tue profondità non significa andarci veloce, cioè significa proprio amarle incondizionatamente quelle emozioni sotterranee e solo così può nascere la leggerezza, perché la leggerezza è diversa dalla superficialità. Superficialità si rimane in superficie perché si ha paura delle acque interiori e invece la leggerezza è Perseo, il grande eroe del mito greco, che scende negli inferi per tagliare la testa a Medusa con i sandali alati. Cioè soltanto quando fa il viaggio e poi quando ritorna dagli inferi salva la madre e dà la testa di Medusa. Quindi, ma anche lì la testa di Medusa, lei non muore, si trasformerà poi in coralli, il sangue di Medusa si trasforma nei coralli, negli animali del deserto, e c'è tutta la mitologia, no? Quindi, perché ogni morte non esiste nel mito la morte, non esiste realmente la morte, non esiste, è in tutto in trasformazione, no? Ma questo per dire che cosa? Che la leggerezza la puoi acquisire soltanto essendo imperatrice o imperatore del tuo regno interiore. Perché più non vuoi vedere un aspetto, più cerchi di allearti sempre meno, non vuoi allearti con le emozioni, più rimani in superficie. Allora poi non puoi essere leggera o leggero. Vi ricordate la frase gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza e la profondità di un angelo è insondabile, no? Questo è il senso. Qua lo spirito dell'acqua è come se, no, ti avesse chiesto di sentire tutto, senza evitare nulla, di attraversare la perdita, la paura, le profondità del tuo cuore, di imparare a stare nel silenzio emotivo senza perderti, ma alla fine ti riporta qui. Gioisci, condividi ciò che senti senza protezione, senza armatura, senza paura. E qua si vede il cuore guarito. Quel cuore guarito che, quando è davvero guarito, non smette di sentire, ma smette di sentirsi da solo mentre sente. È una grande lettura questa, una grandissima lettura. Voglio metterci subito, già mi sta avendo prima, l'archetipo. Cosa viene incarnato grazie a questo processo che stai facendo già adesso, che stai guardando il video? È una presa di consapevolezza di quello che già sta avvenendo dentro di te e anche una bussola, no? Quindi, cosa dicono le carte degli archetipi in merito a ciò che stai incarnando? 3 ne sono uscite. Che facciamo? Le lasciamo? Le lasciamo. Ok, allora, una, l'angelo. L'angelo. Allora, ti stanno dicendo che il tuo spirito guida, l'angelo custode o l'amante mistico, l'amante invisibile, chiamiamolo come vogliamo, ti sta guidando a fare questo processo. E soprattutto, realizzato questo processo, tu diventi proprio un angelo incarnato, lo sei già, cioè la tua stessa presenza aiuta le persone ad avvicinarsi alla loro anima, è come se tu fossi un angelo che accompagnasse gli altri, proprio come il tuo angelo sta facendo con te adesso. Ok. Qua c'è il mago. Andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso di formalità delle condotte prestabilite, cioè cambiare i miti, quello che ti ho detto all'inizio.
cambiare i miti sociali nei miti naturali, cioè cambiare il codice narrativo con il quale ti racconti la tua vita, le tue storie e quello che vivi. Perché noi ci narriamo la nostra vita, quello che ci accade, gli eventi e le immagini secondo il codice narrativo morale. E quello ci rende vittima, questa è emozione giusta, questa è sbagliata. Invece, quando ci narriamo la vita secondo il codice narrativo dei miti naturali, cioè ribaltiamo i valori. E qua dice andare al di là delle condotte prestabilite. Questo si sta trasformando in te, un punto di vista completamente diverso che cambierà radicalmente la tua vita. E appunto lo stai studiando in questo momento. Stiamo studiando, praticando l'arte sciamanica sul campo. Umiltà e devozione per la conoscenza, volontà di stare apprendendo tutta la vita. Lo spirito dell'acqua ti sta dicendo che non si finisce mai di apprendere, ma soprattutto che nella misura in cui tu ti approcci alle emozioni in questo modo, tu hai accesso alla vera conoscenza. Perché la vera conoscenza non si apprende sui libri. No, la vera conoscenza è iniziatica, cioè arriva la vera conoscenza. È qualcosa che poi ricordi, perché la vera conoscenza è nel campo della cascia, no? Invenzioni, scoperte, cioè non ci arrivi dai libri che ti possono sollecitare i canali sinaptici, ci arrivi per esperienza. Ecco perché lo yoga sciamanico è un empirismo radicale. E quindi ci arrivi per esperienza radicale degli eventi. Allora ti stanno dicendo che le emozioni con gli eventi annessi, o viceversa, tanto la stessa cosa, ti daranno la vera conoscenza iniziatica, che è quella di guardare le cose da una prospettiva del codice narrativo naturale. Sei accompagnato o accompagnato dal tuo angelo, ma tu stessa o tu stesso incarnerai un grande spirito in terra. Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungerei altro su questa lettura, è scioccante al punto giusto. Quindi sotto l'info box per le ragazze nuove trovate la pratica dei 21 giorni, la profetica pratica per iniziare il cammino sciamanico strepitoso. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, io ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo nel prossimo elemento, che sarà l'elemento terra, e come sempre che tutti gli dei, che sono le tue emozioni, i tuoi avi e i tuoi antenati, ti benedicano. Mua!